Benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un tema attuale che ci lascia senza parole. Il titolo di questo argomento parla di quando l'amore diventa una trappola. Questo fenomeno ha travolto tantissime persone in giro per il mondo e ha preso piede durante la pandemia. E spero che questo video vi piaccia, già che è un tema molto intimo. Non cambiate il canale e ascoltate fino alla fine quello che ho da dire. A quanti di voi quello che dirò oggi vi è già capitato? Sono cose che quando capitano ci fanno sprofondare di dolore e rabbia e ci lasciano senza parole perché non sappiamo cosa fare per riparare il danno che ci hanno fatto. Con questo tema andremo a riconoscere e a difenderci dagli abusi invisibili vestiti d'amore. Le relazioni che iniziano con affetto, ma che piano piano diventano dinamiche di abusi, manipolazioni o violenza psicologica e fisica. Purtroppo è una realtà che molte persone vivono spesso in silenzio. Esistono leggi che tutelano per chi subisce violenza o abusi in ambito familiare o nelle relazioni, come la legge in Italia 168, approvata da poco nel 2023, copre solo lo stalking, le molestie e la violenza domestica, il revenge porn. Questo nuovo termine, che consiste nella diffusione di materiale con un contenuto sessualmente esplicito, fotografie o video che viene effettuata senza il consenso della persona. E state attenti in questo. Non permettete a nessun uomo di filmarvi nella vostra intimità. Ma mi chiedo come facciamo a riconoscere un individuo che si avvicina a noi e che ci fa sentire nuovamente innamorati. Tutti desideriamo che la persona giusta entri nella nostra vita, perfino io. Le staffe per amore, ve lo dico così perché sono vere truffe, pensate molto bene ed esistono da sempre, ma negli ultimi decenni ha iniziato a essere riconosciuto, studiato e denunciato apertamente. Negli Stati Uniti, per esempio, ci sono agenzie investigative e dentro ci sono psicologi, avvocati. Loro danno sostegno alle persone coinvolte, raccolgono le prove se ci sono. Dopo aver raccolto tutti i documenti della truffa, viene consegnato alla polizia e da qui si potrà fare una denuncia legale. Ma perché dobbiamo denunciare legalmente chi ci ha fatto del male? Per evitare che altre persone vengano intrappolate nella rete di questi malviventi vestiti da signori. Una volta fatta la denuncia, a volte le persone coinvolte riescono ad avere indietro i soldi, altre invece non riscuoteranno niente perché non ci sono prove di tutti i soldi che la persona ha dato in prestito. Ci sono casi nella quale l'uomo ha creato centri benessere e con questo attirava l'attenzione di donne disposte a donare soldi per la sua causa. Altri invece attiravano l'attenzione con false lauree in medicina e si fanno vedere dalla partner che non hanno soldi per creare il proprio studio per poter lavorare. E allora la donna chiede un prestito in banca per aiutarlo. Ma immaginate voi lauree in medicine? Questo lo abbiamo sentito poco fa da un uomo che faceva il chirurgo in Italia. Ve lo ricordate? Allora, per amore si fa ogni cosa. Ci sono stati casi nella quale facevano finta di lavorare per un'agenzia di investimenti e hanno convinto la compagna a investire tutti i soldi che le sono stati dati in eredità. In questo caso, siccome non aveva ancora ricevuto la eredità, lui gentilmente glielo prestò per poter entrare nell'offerta che lui stesso aveva creato. Questi uomini sono gentili, sensibili, affascinanti e se ci sono figli allora si comporterà come un vero genitore.
È qualcosa di grandioso trovare un uomo così, non vi pare? Questi stessi uomini, una volta che finiscono i soldi o quando la donna o l'uomo comincia a fare domande per i soldi spessi, allora il truffatore o la truffatrice sparisce, cambia rotta e lascia dietro di sé solo i debiti. Il dolore più grande che provano queste persone è che lo ha fatto la persona che amavano, quella alla quale avevano dato tutto per amore. Andiamo a riflettere insieme perché succedono queste cose. Sarà che ci concentriamo nelle apparenze fisiche? Per esempio come veste, l'automobile che guida, l'ambiente che frequenta, la gente che frequenta. Questo ci fa innamorare e così apriamo il nostro cuore e liberiamo i nostri sentimenti. Questo nella donna è tipico e da quel momento in poi quello che sentiamo non ci fa vedere, intuire che lui sta usando i tuoi soldi per fare le sue cose. Le diamo la password, la carta di credito, lo portiamo perfino in banca per farlo conoscere. Lui fa vedere che lavora, però non può chiedere prestiti in banca. Questo è quello che ti dirà. Noi tutti cerchiamo di giustificare ogni cosa. A volte mettiamo la mano sul fuoco per quella persona e non investighiamo chi è quell'uomo che è entrato nella nostra vita. Oggigiorno non abbiamo più privacy e questo voi lo sapete. Perciò cercate informazioni su di lui, su di lei, qualcosa uscirà. A volte hanno diversi profili con nomi diversi. Ricordatevi, queste persone manipolano le vostre menti. Siete voi che costruirete la vostra fantasia, quella storia d'amore che lui vi sta offrendo. Tornate sulla terra. Queste cose stanno succedendo perché le relazioni sono cambiate. Con l'arrivo dei siti di incontri, la possibilità di poter tradurre testi in tempi brevi, queste cose continuano a succedere. Prestate attenzione e non fidatevi di qualsiasi persona che cerca di entrare nella vostra vita. E spero con questo video aiutare le persone a bloccare situazioni che sono irreali e vi faranno perdere la speranza di trovare una persona più degna di voi. Un'altra cosa, se possiamo fare, chiediamole a Dio di illuminare la mente di queste persone che hanno deciso di vivere la propria vita facendo del male alle persone che le hanno aperto la porta della sua casa e del cuore per starle vicino. Sono Tilia Saldana, grazie per seguire il mio canale. Alla prossima!